Da un po' di tempo mi sto appassionando all'utilizzo di Blender, soprattutto in campo architettonico. Esiste un plugin Archipack che permette di modellare architettura non nella maniera tradizionale, quindi con la modellazione classica di Blender, ma usando appunto questo strumento che permette tipo come un programma BIM, quindi come un ArchiCAD, come un Revit, ovviamente con le funzioni molto molto ridotte, permette comunque di creare muri, porte, finestre, scale, ringhiere, pavimenti, tetti in maniera parametrica. Archipack è possibile utilizzarlo in due versioni, una versione gratuita che si chiama Archipack Community Edition, che è possibile anche acquistare gratuitamente, cioè è possibile scaricare gratuitamente oppure offrire una piccola donazione. Esiste poi una versione Pro con molte più funzionalità che ha un prezzo che si aggira intorno ai 50 euro, che alla fine diciamo non è nemmeno un prezzo molto alto per poterlo utilizzare diciamo in maniera professionale. Quindi ho deciso di fare alcuni tutorial appunto per sperimentare insieme a voi queste funzioni. Quindi non sono un esperto di Archipack, quindi proverò ad utilizzarlo e a condividere con voi le mie sensazioni su questo plugin. Fondamentalmente ci sono tre modi per lavorare con il plugin: quello di partire da un foglio completamente vuoto e lavorare e costruire inserendo tutte le misure diciamo del nostro appartamento. Il secondo modo è quello di importare un'immagine, usarla come riferimento, quindi un'immagine di un appartamento e andarlo a ricalcare. Il terzo modo, che secondo me è quello che permette di avere una maggiore precisione, è quello di utilizzare una base DVG al di sotto del modello 3D che andiamo a realizzare e con l'aiuto degli snap andarli a ricalcare. Di solito il primo elemento che noi andiamo a creare all'interno di un edificio, di un appartamento, sono i muri. Quando clicchiamo su uno dei tasti nella sezione ADD Object, quindi Wall, lui ci apre un pannello nel quale ci fa vedere i principali muri che lui ha a disposizione. In realtà, anche se sono pochi, ognuno di questi muri è completamente parametrico, quindi anche se un determinato muro ha un certo spessore, una certa altezza, questo non deve diciamo crearvi problemi in quanto possono essere tranquillamente cambiate queste misure. Outside sono, da quello che ho capito, sono i muri utilizzati per l'esterno, inside per l'interno, generici per entrambe le funzioni. Quando scegliamo un muro outside, per inserirlo facciamo un primo clic, ci spostiamo in una certa direzione, il cursore fa degli scatti ogni tot angoli. Ci basta spostarci dal lato dove vogliamo inserire la misura del muro, scrivere sulla tastiera la misura del muro, premere invio e il muro viene realizzato. In qualunque momento noi possiamo cliccare sul muro, ci appaiono queste misure, quindi qui
abbiamo lo spessore del muro, qui abbiamo la lunghezza del muro. In qualunque momento possiamo andare su questi parametri, cliccare qui sopra e scrivere la nuova misura e premere invio e vediamo che il muro si allunga in maniera parametrica. Qui vediamo un piccolo numerino in quanto tutti i muri che andremo a creare verranno numerati, quindi se ne vado a creare uno nuovo ho la possibilità, diciamo, di creare un nuovo muro. Qui ci sono due scritte, split S, ADD Alt A. Questi sono praticamente i comandi per aggiungere altri pezzi di muro, quindi con Alt A e con Split S fare un taglio all'interno del muro. Se io ad esempio clicco su S in un punto e faccio un clic, vedete che è stato creato un taglio all'interno del muro. Quando selezioniamo un muro, vediamo che agli estremi ci sono due punti. Se io afferro per i punti il muro, ho la possibilità di spostarlo e cambiargli quindi direzione. Quindi con S ho spaccato il muro, diciamo, in questa posizione. Andando a premere Alt A, ho la possibilità di aggiungere dei nuovi diciamo dei nuovi pezzi di muro, però in realtà io non mi trovo molto con questo Alt A, cioè secondo me è un modo molto più semplice per fare questa cosa. Basta semplicemente nel momento in cui scegliamo il nostro muro andare poi successivamente a diciamo dopo che l'abbiamo creato andare semplicemente tracciare a trascinare il mouse con il tasto sinistro appoggiandoci alla faccia del muro. Questo metodo è molto più semplice e molto più veloce, quindi senza nemmeno premere quell'alta. Quindi andiamo qui col tasto sinistro, trasciniamo verso il basso e creiamo un nuovo tipo di muro. Quando i muri cominciano ad essere più di uno, vediamo che vengono tutti numerati, ci appaiono delle quote e ci appaiono anche gli angoli che ci sono tra un muro e un altro. Se ci spostiamo in vista 3D, vediamo che se scegliamo un muro di tipo outside, questo muro ha una faccia rosa e una faccia bianca. Da alcune prove che ho fatto, ho capito che la faccia bianca si riferisce all'esterno e la faccia rosa si riferisce all'interno, perché quando vado a posizionare delle finestre, ad esempio, all'interno di un muro, quindi se ad esempio vado su Window, scelgo una finestra e la posiziono qui, automaticamente la finestra si mette con la parte interna, quindi con il lato della maniglia, verso il lato rosa, quindi probabilmente lui capisce che il lato rosa è il lato interno e quindi lo va a posizionare. Quando vado a creare un wall, quindi che non è outside, quindi outside sarebbe una porta, cioè un muro che a confine dell'appartamento, quindi c'ha un lato interno e un lato esterno. Se vado a scegliere un muro di tipo inside, infatti, vedete che i due lati sono entrambi di colore rosa. Anche se vado a scegliere un muro generico, vedete che i due lati sono sempre di colore rosa, quindi il colore rosa sarebbe il colore interno. Essendo il programma parametrico, nel momento in cui
vado a cliccare su questi elementi, io posso tornare sulle misure, quindi digitare sulla misura e mettere la nuova altezza e l'elemento automaticamente si va a modificare. Mentre disegniamo, il programma ci crea questi elementi e in più ci ritroviamo anche delle linee tratteggiate di colore scuro. Questi sono degli elementi di costruzione che il programma crea man mano che andiamo a lavorare. Se entriamo nell'outliner, vediamo che lui automaticamente ha creato una collection di nome Archipack, un'altra collection con il nome dei muri e tutti i vari muri che ho creato, poi ha creato un'altra collection con questo reference e un'altra con questo all. Se vado a nascondere l'occhietto relativo a reference, vedete che sono scomparsi tutti quegli elementini, diciamo quella sorta di piramide scura che lui ci crea all'inizio di ogni muro, che diciamo da quello che mi è sembrato di capire non serve a niente, quindi meglio tenerli spenti. Se poi voglio nascondere anche queste linee, mi basta andare nei settaggi di visualizzazione della scena e mi basta andare a togliere queste linee di relazione, quindi scompaiono anche quegli altri elementi. Quindi io posso tornare su ogni singolo muro, selezionarlo e andare a cambiare, quindi come se stessi all'interno di ArchiCAD o all'interno di Revit, quindi un programma parametrico, e posso andare a cambiare le dimensioni di questi elementi. Se vado a creare un muro che poi diciamo ho necessità di chiudere, mi raccomando, quando vi avvicinate ai bordi dei muri, state attenti a non cliccare su questo puntino, perché questo puntino vi piega il muro, quindi se il vostro scopo è quello di piegare il muro, allora diciamo dovete cliccare su questo puntino, ma se il vostro scopo è quello di allungare il muro, dovete cliccare sulla parte, quindi su questa parte qua del muro, quindi non sul puntino. Se devo andare a chiudere quella che è la mia forma, quando sono arrivato al punto iniziale, se ora creassi quest'altro pezzetto di muro che va a chiudere questo elemento, potrebbe venire male, cioè l'aggancio della chiusura potrebbe non venire bene. Allora un po' come si fa con il polisolido di AutoCAD, una volta arrivato a dover creare l'ultimo tratto di muro per chiudere, usciamo dal comando con ESC, selezioniamo il muro e andando nelle proprietà qua troviamo una voce che si chiama Close Line, quindi vado a premere questo tasto e lui automaticamente crea la chiusura del muro. Quando abbiamo parlato del muro che si usava per gli interni e per gli esterni, nel caso in cui, quindi questo qui outside, nel caso in cui dovesse capitare che erroneamente la parte esterna ci capita all'interno perché magari non abbiamo cliccato sul lato giusto, sempre selezionando l'oggetto e nelle proprietà del muro, cliccando su questo flip, andiamo a specchiare il lato interno con il lato esterno del muro.